Non ci stai ancora seguendo? Metti mi piace e clicca sulla campanellina. Ciao! Esce dalla porta questo halfling con un paio di occhiali da aviatore, un cappello molto vistoso e a subito colpo d'occhio notate un braccio metallico come se fosse il braccio di un automa. In fondo al cunicolo si vede la creatura che sbatte e poi ricomincia a strisciare diretta verso di voi. Dopodiché mi guardo attorno. Beh, benvenuti nella forgia. Lasciami vedere nel buio dei tuoi occhi degli abissi. Fammi trovare una stella che non conosca mai un'eclissi. Gettiamo le catene nel tuo vortice più nero. La volontà divina mi tiene prigioniero. Schiavo della luce, abbraccio il tuo mistero. Illumina col buio ciò che è falso, ciò che è vero. Lasciami vedere nel buio dei tuoi occhi degli abissi. Fammi trovare una stella che non conosca mai un'eclissi. Mi abbracci nel mistero, la follia che chiamiamo libertà. Non temo la tua voce silenziosa, eco dell'oscurità. Nelle profondità dell'Underdark, celata agli occhi dei mortali e custodita da segreti intrecciati nel tempo stesso, giace la Forgia del Sangue. Non è una fucina comune, né opera dei nani o di qualsiasi altro tipo di artigiano. Questo luogo nacque durante la Guerra dell'Alba, quando gli dei ancora cavalcavano il mondo e i primordiali devastavano la creazione con la loro furia indomabile. Gli dei, disperati di fronte all'ira di queste creature, forgiarono delle armi contro di loro, ma la semplice materia non poteva spezzare l'essenza dei primordiali. Né il ferro e né la magia bastavano. Così nacque la Forgia del Sangue, un crogiolo divino alimentato dal sacrificio, un altare di potere in cui il fluido stesso di un dio poteva essere fuso con il metallo per creare reliquie di inimmaginabile potenza. Queste reliquie oggi si chiamano vestigie. Furono queste armi a spezzare l'assalto dei primordiali, legandoli a catene eterne o distruggendoli del tutto. Ora gli eroi camminano su un sentiero proibito. Essi cercano di costruire qualcosa che doveva essere dimenticato, ma rischiano di risvegliare un potere più antico e pericoloso, la creazione stessa di una vestigia. La forgia giace in attesa, fuochi sono spenti da eoni, ma il suo richiamo non è mai assopito. La pietra nera che la circonda pulsa come carne viva e nel silenzio eterno del sottosuolo riecheggia un sussurro. Parole in una lingua dimenticata, suppliche e promesse, sete di un sacrificio che risvegli quelle fiamme. Intorno a voi c'è la forgia, quel luogo dimenticato da eoni e che servirà ora a voi per creare le armi, per fermare colei che vuole uscire dall'Avernus. Non avete ben idea di come funzioni, tutto intorno a voi è un ammasso di cristalli e a uno sguardo più attento capite che quello che è cristallizzato a tutti gli effetti è sangue e la forgia ne è ricoperta. Di fronte a voi, oltre la porta dalla quale voi siete usciti e dalla quale anche metà del mostro è uscito, questa enorme testa di un drago che sta a tutti gli effetti vomitando del sangue cristallizzato su quella che è una forgia completamente spenta. Quello che rimane sono gli stampi e la vostra conoscenza. Ok, giochi. Io immagino che dovremmo far ripartire prima questo posto prima di poter fare qualsiasi cosa. Direi di sì, non vedo altra soluzione in questo momento. Hai idea di come funziona? Perché io no. Io sono arrivato qui, però il vermone mi ha fermato prima, quindi non ho avuto modo proprio di guardare. Inizio a deambulare intorno a cercare qual è il collegamento di cavi per capire se c'è un pannello, una stazione centrale da poter avviare. Vorrei dare una mano anch'io ad Archibald, quindi anch'io sto girando un po' sull'attenti per capire un po' come funziona questa forgia. Archibald, tu hai una sensazione molto strana appena fai un passo, un qualcosa di strano che hai sentito tanto tempo fa, un taglio al tuo legame con Tasha.
È come se i suoi poteri qua non arrivassero. Ti senti prosciugato di quell'energia magica che tu avevi. Mi muovo di un passo con la speranza di riuscire ad attivare la forgia e nel momento in cui muovo il passo è come se tutto il mio potere rimanesse incastrato fuori dalla porta, quindi mi sento quasi come dei fili sottopelle che mi tirano e il movimento che faccio non è fluido, è più innaturale, è proprio un movimento spezzato, come se qualcosa mi ritraesse all'indietro. Sono confuso da un lato, una piccola parte di me potrebbe sentirsi anche sollevata, ma non è un buon momento per perdere i poteri, quindi penso che traspare più della preoccupazione. Opal, in questo momento senti proprio un rumore di abisso, la stessa sensazione quando tu hai preso l'ascensore, di questo sprofondare verso l'oscurità e senti un richiamo in quel piccolo oggetto che tu hai all'interno della tua borsa. Allungo lentamente la mano e prendo la fialetta del sangue, la guardo un attimo. Se quell'oggetto dovrebbe pesare intorno ai 15 grammi, è una fialetta, sembra pesarne 2-3 kg. Senti questo oggetto che ora ha proprio a tutti gli effetti un peso anche psicologico. Prima non era così pesante, ora ha una certa importanza. Rimango un po' sbigottita dal peso dell'oggetto. Vogliamo cercare di capire cosa dobbiamo fare? Sì, nascondo un attimo quello che sto provando e mi allontano seguendo le varie tubature, i vari cablaggi di questa forgia per arrivare a capire da dove parte e quindi dove può essere inserito del combustibile, se sì quale. E nel momento in cui mi trovo un po' più lontano dal gruppo, Tasha! Giochi, pensi che da qua si possa fare qualcosa? Difficile a dirsi. Cerchiamo un attimino di capire come funziona. Poi il combustibile ce l'avete, no? Sto tenendo in mano questa fialetta, ma vedete che sto facendo quasi fatica a tenerla. Sì, è qua. Oberon non mi ha detto anche di portare qualcosa. Sì, il legno fatato e il metallo fatato e quello è qua. E tiro fuori il Ok. pugnale. Doug, la tua capacità di trasformarti è un dono degli dei ed è diventata della natura. Non sei più trasformato. Come un gatto che deve tirare fuori una palla di pelo. Vedete questo lupo gigante Doug che fa... E vomito fuori dalla mia forma animale, che si rigira e ritorno di nuovo. Ah, Doug ha fatto più schifo del solito. lo so, ha fatto anche male. Sembra così. No, No, No! questo è nuovo. Ah, Ti aiuto ad alzarti. grazie Jaspi. È stato involontario? Abbastanza. Non so, non capisco. È come se un qualcosa mi avesse proprio bloccato tutta la trasformazione. a quanto pare gli dei qua non arrivano e neanche i falsi dei. Io e te, Doug, mi sa che siamo senza poteri. Oh, schifo. Già? È nel modo più orribile. Ok, e vorrei approfittare di questo momento. Potrei farvi un bellissimo discorso sulla bellezza della nostra amicizia, ma sono sicuro che ci sarà un momento più idoneo per farlo. E dato che non ci sono dei e falsi dei in ascolto, se vi ricordate, nel momento in cui noi abbiamo recuperato questo sangue di Tarisdun, ha detto una cosa che io non ho dimenticato. Con questo sangue è possibile eradicare, uccidere, eliminare degli altri dei. Quindi andando a forgiare un'arma con l'utilizzo di questo sangue, noi possiamo creare un'arma suprema, bellissimo, idilliaco. Ma è un'arma molto potente, molto pericolosa. Potrebbe esserci la possibilità, non voglio dire che io lo voglia fare, però potremmo toglierci di mezzo qualche falso dio, tipo, non lo so, preferite Lascia. che vi faccio un disegno? Sì, bravo, sì, cioè, però non l'ho detto io. Allora, facciamo una cosa. Ho bisogno di un po' di tempo. Voi vi mettete a cercare come far funzionare questa cosa. Io mi metto qua, magari prendo un pochino di quel sangue e provo a duplicarne per fare tutte le armi secondarie, no? Lì c'è una fontana di sangue cristallizzato, potrebbe essere un indizio più o meno, immagino. Beh, cristallizzato, non è detto. Accendiamola. Andiamo a Bene, dare come si un'occhiata. accende? Grazie. Ti E lo lascio. prendo con entrambe le mani. Quando giochi prendi in mano il sangue non è così pesante. Lo prendo. Mezza sega. E mi allontano con la fialetta tipo così. Strano? Giuro, era pesante. Cominciando a cercare un po', ovviamente tutto è abbastanza impolverato. A fianco alla forgia principale c'è
Quello che all'inizio sembra un grande sarcofago, ma spostando e togliendo la polvere, è una console, ovviamente non moderna come le console nel periodo odierno, ma è un qualcosa di antico ma elaborato. Diversi simboli si vanno a disperdere un po' ovunque per la forgia, quasi come dei percorsi che vanno tutte a ramificarsi verso un cuore centrale, nella quale c'è un enorme foro dove probabilmente potrà essere inserito qualcosa. Ma magari serve il sangue. Forse serve il sangue. Sto girando intorno a quella sorta di console, analizzandola un po' di più e rimango lì per un pochino. Guardando proprio all'interno del foro, guardando un po' dove vanno tutte le venature, c'è del sangue rappreso. Probabilmente è lì dove si inserisce il sangue. Arci, vieni qui. Cosa? Serve il sangue? Lì? Immagino di sì. Forse è l'inizio del crogiolo. È l'iniettore. Non posso darti tutta la fialetta perché mi serve, però se ti sporchi la mano... Se mi sporco la mano, pensi che potrebbe funzionare? Io ho la faccia dentro che sto cercando di guardare, ci sono 2 dancing light che si sono infilate dentro, quindi ne esce della luce. Torno su? No, non credo. Questo buco credo che sia per le gocce di sangue degli dei. Credo bisognerà versare il sangue dentro, quindi Giochi, finisci quello che devi fare e poi ne versiamo un po' qua. Ok, niente, datemi... quanto? 5? 10 minuti? Doug, riusciresti a metterti in contatto tramite i funghi, magari col quartier generale, e dare l'informazione che comunque siamo in procinto di attivare la forgia e magari tra qualche ora che possano iniziare l'espedizione per riuscire a rifornirsi di tutte le armi? Perché se anche loro hanno delle armi che riescono anche solo a ferire degli dei, sempre meglio di prendere le botte e basta. Cerco di comunicare con i funghi. Non ce n'è neanche uno, devi creare a tutti gli effetti un fungo madre. Non so come si faccia, però potrei provare. E mi metto seduto per meditare. Solo che le mie braccia e le mie mani tronco vanno a diventare delle radici che si espandono sul terreno. E ad ogni mio respiro, dalla bocca escono queste piccole luci verdognole che sono le spore. E servirà tempo. Se ci riesci, Doug, sei veramente fantastico. Grazie. Sei fantastico in ogni caso, Doug. Grazie. Sto cercando di non piangere. E provo ovviamente a creare il fungo madre. Accanto alla console ci sono diversi dischi in un materiale che non conosci. Delle tavolette in acciaio. Sono degli stampi per costruire le armi. Stampi per armature, per martelli, spade, per qualsiasi tipologia di arma e armatura. Ragazzi, questa è un'armeria. Qua c'è di tutto. Quindi teoricamente se riusciamo a sintetizzare il sangue e a produrne un po' di più, potremo fare armi per tutti? Potremo fare armi e armature per tutti. In più, se Doug riesce a creare il collegamento, non avranno bisogno neanche di camminare fino a qua, potranno attraversare direttamente il portale e potremo avere un esercito a portata in un tempo record. Oh, perché mi sembra troppo bello per essere vero? Perché è l'unica speranza che abbiamo. Ok, allora, io direi di cominciare pensando qualcosa, non egoisticamente, giuro, ma per te. Se devo essere onesto al momento, gradirei una bellissima armatura. Nulla togliere a nessun altro, ma te e Jasper siete quelli che hanno rischiato più grosso. Busso 2 volte sul petto di Jasper. Jasper, direi che come armatura è a posto, quindi mancherebbe solo a te qualcosa per proteggerti e sarai un po' più tranquilla. Poi pensiamo a tutti gli altri. Ok, chiocco le dita e tiro fuori da dietro il cappotto qualche arnese e lo lancio, sembra in una direzione a caso, ma questi invece di toccare terra vanno a appoggiarsi a metà aria come se effettivamente qualcuno li stesse tenendo. Mi porto questo unseen servant con i miei strumenti verso le armature per iniziare a sistemare gli stampi. Sgrano un attimo gli occhi. Ma certo, adesso è tutto chiaro, è tutto chiaro. Vai Archibald, sentiti libero di farti questa armatura. E io mi fermo, mi giro piano. Non dovrei farla? No, falla. È la cosa migliore secondo me. Perché sembri sarcastico? No, se no non avrei parlato, no? Ma si comporta così anche a casa? A volte, però di solito è sarcasmo. No, non è sarcasmo questa volta. Ti ricordi che ti ho detto nella mia visione non eri chiaro, eri distorto. Io all'inizio pensavo che fosse perché eravate in un posto in cui Tasha non aveva accesso. Invece forse indossavi qualcosa che impediva a Tasha di vederti chiaramente. Qualcosa fatta con il sangue di Taris Dun a questo punto. Oh, Giochi? finito. Fatto? Sì, mi giro e ho tutta la faccia nera.
Spieghi cosa ti è continuato ad esplodere tutto questo tempo? Reagenti. Doug? Appoggiato al muro e tutte le piante stanno crescendo. Posso dire che il vostro amico fa un po' schifo? Penso che per lui sia un complimento. Un po' fai schifo. Mi volto, mi rialzo le maniche e me ne vado da Giochi e passando gli tendo la mano. Dammi il sangue, quello originale, Giochi. Non abbiamo più tempo da perdere. Prendo la fiala, giro dietro la console, tendo la fialetta verso il foro e piano piano inizio a inclinarla. Senti i motori della forgia che hanno la spinta di accensione. Quando inserisci quel liquore di un dio ormai dimenticato, questo comincia quasi come a risalire tra le insenature dell'enorme console. Anche se tu ne hai versato pochissimo, sembra che ne abbia versato tantissimo. E comincia ad attraversare tutte quelle piccole insenature. Ovunque all'interno della forgia comincia a riempirsi dell'odore del ferro antico e di questo liquido sacro, fino a quando il sangue non arriva sull'enorme volto di questo drago che improvvisamente i cristalli che lui stesso stava vomitando comincia a liquefarsi con la sostanza cristallizzata, comincia a diventare qualcosa di molto simile alla lava. Tutto all'interno della forgia comincia ad accendersi, la temperatura comincia ad alzarsi, la forgia del sangue è di nuovo attiva. Grazie per tutto il supporto che ci date. Grazie proprio perché attraverso il vostro supporto noi continuiamo a creare le avventure che vi piacciono di più. Ed è solo grazie a voi se possiamo migliorare sempre di più. Quello che state vedendo è Nexus nell'abisso. Ed essendo proprio una seconda stagione, consigliamo di vedere la prima, Nexus oltre il velo. Ma se volete sapere di più sul mondo che state guardando, è possibile espanderlo attraverso alcune delle nostre creazioni. Uno tra questi, Frammenti di luce, un piccolo racconto che potete leggere nella nostra pagina itch.io. Ostrix 7, Curriculum del Caos, una piccola avventura che abbiamo giocato live ma che abbiamo deciso di riassumere con 4 piccoli video. Ma ricordate, questi non sono elementi fondamentali, ma servono semplicemente per esplorare il mondo di Nexus a 360 gradi. Vi ricordiamo di seguirci e di lasciare un commento per farci sapere cosa ne pensate di quello che avete appena visto. Detto questo, non posso far altro che augurarvi una buona visione e ci vediamo alla prossima avventura. Io comincio a gironzolare nel mentre intorno agli stampi per vedere un po' effettivamente che cos'è costruibile. A un certo punto mi trovo probabilmente degli arnesi sospesi a mezz'aria e li guardo, poi sposto lo sguardo un attimo sullo stampo vicino a questi attrezzi e vedo che è lo stampo dell'armatura. Archibald, questo coso lo stai facendo tu? Nel momento in cui ti dico mi si toglie la concentrazione, quindi i cacciaviti cadono a terra. Era roba tua? Sì, perché? Ci sono delle sistemazioni da fare questa armatura, così non ti muoverai mai. Ok, ritorno verso Giochi. Questa giuntura qui devi sistemarla e mi metto ad aiutarlo, nel senso gli spiego un attimino come alcune cose possono essere migliorate. Nel frattempo che stiamo studiando sto prendendo anche degli appunti di come mi spieghi quali sono i punti di giuntura delle varie armature. Tiro fuori questo libro dove ci sono anche dei miei appunti passati, dei progetti che tu sai che sono fatti da delle mani di un esperto e sono soltanto trasposti, che sono di vari oggetti e anche di questo guanto d'arme. Te lo mostro e se facessimo una cosa del genere magari poi potremmo andare a mettere dei sostegni a livello dei gomiti o delle spalle. Se invece utilizziamo il legno per coprire il retro della schiena potrebbe essere abbastanza di sostegno e non dovrebbe andare a interagire con i movimenti. Fammi un attimo vedere quei disegni. Certo, ti ruoto il libro e te lo spingo verso di te. Li guardo bene, dopodiché alzo di nuovo lo sguardo. Sì, però non possiamo utilizzare del metallo comune. E abbiamo il metallo fatato, idem per il legno è fatato. Se noi fondiamo questo sì. Pugnale. Sì. Funziona? Sì, si può fare. Ok. Facciamolo! Tiro fuori i martelli. Prendiamo gli stampi con i martelli, comincio ad avvicinarli proprio per attaccare i vari stampi l'un l'altro. Così non va. Fondiamoli. Prendo il braccio, si illumina un po' di azzurro. Pugno di tuono! Boom! Tira il pugno, si illumina la parte e quando tolgo il pugno la parte è fusa. Tutte le varie parti comincio a fonderle uno a uno. Ti assisto, osservo il metallo che man mano si fonde. Devi aggiungere calore, ci mancano un centinaio di gradi prima di riuscire a colarlo al meglio. Altri 2 colpi, se glieli riesci a dare, riusciamo a raggiungere la temperatura tra i 600 e i 700 gradi, sarebbe meraviglioso. Col pugno potrei non arrivarci. Faccio un movimento col braccio, lancio Firebolt. Così può bastare? Perfetto.
Perfetto, Mentre meraviglioso. Iniziamo a versare. dove c'è il metallo fuso è un po' in alto per me, quindi salto e mi aggrappo alla leva. Se mi tiri riusciamo ad aprirlo. Afferro l'halfling e lo abbasso, cercando di non fargli del male per riuscire ad abbassare la leva e quindi azionare tutto il macchinario. E comincia a colare tutto il metallo fuso sopra gli stampi. Il metallo fuso unito a tutti i materiali del tuo pugnale, che ora non esiste più, diventa a tutti gli effetti una vestigia. Vicino a una giuntura, mentre il metallo è ancora caldo, non si è ancora solidificato per bene, io avvicino la mano e sempre col guanto di tuono incido proprio questo simbolo col mio braccio da parte. Questa è la firma del fabbro. Mi piace, continua a farmi sentire a casa. Ricordati, fai girare la voce. Assolutamente sì. Mi avvicino allo stampo e avvicinando le mani si sprigiona questo fumo che a contatto con il calore dello stampo crea un vapore acqueo. Lo stampo, da che era rosso, inizia a piano piano cambiare tonalità, diventando un arancione, un giallo e poi ritornando al colore originale del metallo. Incastro dei cacciaviti tra lo stampo e il controstampo e faccio leva per toglierne il coperto e estraggo i vari pezzi dell'armatura. E Non aiuto a puedo. indossarla. Mi giro verso Guardate i miei qua- compagni Guardate quanto è bello. e sono sorridente, sono fiero del mio operato. Ce l'abbiamo fatta! Archibald, vedi quasi come un leggero passaggio di energia nell'armatura di Jasper. Jasper, hai una visione per pochi secondi. È cambiata la linea temporale. Hai la stessa visione per qualche attimo di quello che era il campo di battaglia. Stavolta siete in 4. Riesci a capire qual è quel posto. È come se il tempo fosse completamente congelato intorno a te. Vedi i tuoi compagni con le armi sguainate affrontare questo enorme essere che ora comincia a prendere quasi senso. È un enorme ragno che non fa più parte di questo mondo, probabilmente proviene dall'Avernus. Intorno a te riesci a capire che è un enorme tempio ricolmo di ragnatele ricoperte da un sangue denso. Sei all'interno del palazzo della regina ragno. È stato cambiato in questo momento il futuro. Riesco a cogliere qualche dettaglio, se con noi c'è qualcun altro o con questa creatura c'è qualcun altro? Sì, è come se fosse un enorme altare che va verso l'alto e intravedi in altezza due figure con le zampe di ragno che fuoriescono dalla loro schiena. Sembra che stiano controllando un enorme globo di energia dietro questa creatura titanica. Ritorni di nuovo dove eri. Te, Archibald, vedi Jasper per un attimo ha lo sguardo completamente vuoto, come se ti stesse guardando ma te non senti il suo sguardo addosso, e poi all'improvviso ritorno e ti guardo negli occhi. Ricambio il tuo sguardo, sempre in maniera silenziosa, però corruccio lievemente le sopracciglia. Diamo a tempo a Doug di finire quello che deve fare. Ok. Vedi proprio quasi astrattamente la connessione dei funghi che comincia ad avvicinarsi e hai creato una connessione. Mi si illuminano gli occhi ovviamente di questo verde scuro ed... penso di esserci riuscito. Provo a fare il portale. Crei questo squarcio tra i funghi che si allarga e c'è Dorgar dall'altro lato con una birra in mano. Ne hai un po'? E guarda un po' meglio dentro. Fa caldo qua. Poi si scola tutta la birra in una volta con la mano avanti. E tipo, aspetta. È quella che immagino io. Potrebbe essere. Hai un'altra birra? Lui prende una birra. Perfetto, sì, è quello lì. Si avvicina, mette un passo all'interno, guarda la forgia un po' spaventato, si avvicina alla birra, dopodiché ritorna indietro. E la Dove forgia. sta? Sì. Dorgar? Tutto bene. Benvenuto alla Forgia Ok. del Sangue. Ok. Ok, Siete riusciti, grazie. brutti stronzi. Grazie Dorgar, è sempre un Oh. piacere parlarti. Io non Lui chi capi- cazzo io- è? Indica giochi. Giochi, abbiamo la birra, vieni! Benvenuto nel mio mondo. Cosa ti stupisci? L'altra volta abbiamo portato un chierico. Dobbiamo armare tutti, quindi adesso siamo in grado di armare tutti? Sì, E guardo giochi. Ci sono abbastanza fialetti, se è quello Ok. che intendi. ce ne faremo bastare. Dorgar, in questo momento quanti uomini abbiamo? Siamo sul centinaio. Siamo giusti con le fialette. Perfetto. Abbiamo qualcuno che è in grado di usare attrezzi da fabbro oltre te? Siamo due, Gar. Quanti uomini possibili?
Portali qua. Sì, passa dall'altra parte. Io mi avvicino a Dagny, gli appoggio una mano sulla spalla. Puoi chiudere un attimo la porta? È importante, Dagny. Ok, va bene. Riunione di gruppo, abbiamo abbastanza tempo. Cosa succede, Jasper? Quando ha detto siamo un centinaio, sì, abbiamo un centinaio di fialette, noi siamo sicuri che vogliamo distribuire nel mondo un centinaio di armi in grado di uccidere gli dei? Noi avevamo una fialetta, quindi potevamo fare un'arma ammazza dei, tutte le altre armi sarebbero state armi Quelli normalissime. non le ammazzano gli dei, hanno una concentrazione di sangue talmente tanto irrisoria che al massimo li feriscono. Volevo dire un'altra cosa. In quanto stregone, ho avuto una piccola visione del futuro che è effettivamente cambiato. Quindi, a quanto pare, non il mio essere risorto, ma la tua armatura ha cambiato il futuro. Lo scontro non sarà qui dentro, ma lo scontro si terrà dentro il tempio di Lolt. Qualcuno di voi ha estremamente paura dei ragni o dei demoni o di queste due cose messe insieme? La domanda è chi è che non ce l'avrebbe? Quanto sono grandi? Preparate psicologicamente, per favore. Il posto dove affronteremo questa creatura abominevole, come vi dicevo, è una sorta di tempio e secondo me è il posto dove stanno effettuando il rituale, perché sopra un altare posto inspiegabilmente molto in alto rispetto al livello del terreno c'erano queste due figure con queste zampe di ragno che gli uscivano dalla schiena. Sembravano essere atti nel gestire un globo di energia. Penso che potrebbe essere un'informazione abbastanza cruciale, perché magari se invece di provare a uccidere la creatura gigante provvista di innumerevoli tentacoli e denti che ci vuole mangiare, ci concentriamo su quei due o sull'oggetto che stavano maneggiando, forse potremo rispedire la creatura dall'inferno da cui proviene. Secondo me se non ci andate non morite. No, se non ci andiamo siamo tutti morti comunque. Esatto. Comunque Joy non sei obbligato ovviamente a venire, cioè capisco il fatto che tu non voglia morire. Magari rimango a lavorare alla forgia, capisco come funziona meglio. Potrebbe essere di aiuto. Le tue abilità potrebbero essere forse più di aiuto qua piuttosto che su un campo di battaglia. Non che tu non sia in grado sul campo di battaglia, anzi, mi sembri perfettamente in grado, ma qua sei molto ferrato. Perché sono un fabbro. Più che altro potrebbe essere anche utile capire come risigillare questo posto. Sì, sarebbe carino che nessun altro riuscisse mai più a trovarla. Beh, voi avete i funghi per entrare, non dovete usare la porta. Se sigilliamo la porta in qualche modo voi potete entrare, nessun altro potrebbe entrare. Avrai un manipolo di 2 guard da comandare. Mi piace. Io do una pacca proprio sulla spalla a Giochi, faccio: ora ci parlo io, saranno tutti i tuoi comandi. Dagri, apri la porta, ho bisogno di una birra. Dalle radici che si erano create, i funghi vanno a creare questo portale. Le spore creano questa rete di funghi che poi vanno a formare il portale stesso. Quando si apre il portale, vedete che ci sono parecchi Duergar che stanno aspettando dall'altro lato, che hanno travi in legno, utensili da lavoro, tutti pronti, belli carichi. La Sono forgia è di ferro. aperta! Grazie, comincia tipo a spostare. Allora, forza, su, allora. Dorgan, Che c'è? E ci sono tutti, si fermano. io prendo sotto braccio Giochi, faccio: lui è Giochi? Sono io. Sì, va bene, poi me lo presento. No, ascoltami, comanda lui. Come comanda lui? Sì, sono io. Lui sa usare la forgia. E che cazzo, quando comando io ogni tanto? Io comando te, tu comandi loro. Ho bisogno di rivedere un attimo le regole qui nell'Underdark che stanno cambiando. Va bene? Un halfling. No, Giochi. Non un gnomo del sottosuolo. Un halfling. No, Giochi. Sto Signor rivalutando la Giochi. matrona. Comunque, grazie, benvenuto. Poi comincia a dare gli ordini ovunque per la forgia e abbastanza velocemente si riempie di Duergar e cominciano a martellare. Io mi abbasso verso Opal. Dobbiamo cercare di ricordargli che nel campo di battaglia nessuno debba toccare la cacciatrice. Dal portale tipo c'è Solzar. Ma che schermo, guarda. perché sei sempre dimenticato sto Tipo, Chris? lui fa alcuni passi all'interno. Ci siete riusciti? Ok. Come stanno andando gli allenamenti delle nuove leve? Bene, non mi preoccuperei tanto di quello. La situazione è cambiata fuori. Che è successo là fuori? Andiamo a vedere? Farvelo vedere, sì. Andiamo a vedere. Attraversate il vostro campo pieno di drow, vedete che si stanno addestrando, sono anche abbastanza agili, alla fine sono dei drow. Mentre andate verso l'esterno notate qualcosa di molto diverso nel cielo. Il colore non è più quel viola filtrato che prima il cristallo emanava. Ora è come se tutto fosse ricoperto da un enorme filtro rosso. Il cielo è come se fosse ricoperto di sangue.
L'odore di zolfo vi riempie le narici. Quando fate gli ultimi passi verso l'esterno della grotta, vedete l'enorme cristallo abbracciato dalle enormi zampe del ragno. Ma è qualcosa di più. È come se oltre le zampe ora diversi tentacoli e ossa fuoriuscissero da queste zampe e stanno per intero, non più abbracciando il cristallo, ma come se lo stessero quasi per distruggere. Vedete come se il cristallo si stesse pian piano spezzando e non emana più il colore violastro, ma rosso, come il vostro sangue. Dobbiamo sbrigarci. Appoggio una mano sulla spalla di Solzen e continuo a fissare il cristallo. Io spero che i tuoi uomini siano pronti, perché appena finiamo le armi attacchiamo. Sì. Direi che dovremmo andare a fare un salutino al tempio prima di qualsiasi altra cosa. Dobbiamo dispiegare tutte le unità, giusto? Solzen, la cacciatrice non si tocca. Perché? Perché non lo dico io? E se lei ci attacca? Non ci attaccherà. E se dovesse farlo, attacchi non letali, metterla fuori gioco e non ucciderla. Non sarà semplice in mezzo a quell'inferno. Lo so. Rendilo possibile. Ok, vado a chiamare io i paladini. Grazie, Solzen. Quando tutte le armi saranno pronte, Giochi sigillerà la porta d'accesso alla forgia. Comincerà a costruirsi varie armature e vari accessori, delle armi in grado di ferire anche gli dei. Quando sarà ben armato, il suo pensiero è quello di prendere e partire. Starà costruendo l'ultima arma, una nuova pistola. Si aprono le porte della forgia, molto calore esce dagli spiragli. La luce si va a dissipare, vedendo un'ombra attraversare questa porta. È una zampa di ragno molto grande. Quando si vede tutta la forma del ragno offuscare la luce che fuoriesce dalla porta, si sente la voce di Giochi. Forse dovrei sigillarla. Quando il ragno ormai è fuori, cominciano a vedersi i dettagli meccanici di questo costrutto. Giochi scende dal ragno, si avvicina alla porta, prende una sorta di grosso saldatore, la richiude e la sigilla. Dopodiché, salendo sul ragno, spacca questo saldatore, solleva il cappuccio e lo si vede allontanarsi su questo ragno meccanico in grado di scalare le gallerie scavate tempo addietro dal Vermoni.